Ciao a tutti, oggi sono a bordo del Ducale 120, la prima unità della serie Ducale del cantiere Ocean King di Chioggia. Questa zona di poppa è spettacolare ed è dominata dalla presenza di questa grande piscina. Questa zona conviviale è molto comoda e permette di vivere gli spazi aperti a stretto contatto con il mare. Pensate che la piscina può essere riempita con l'acqua di mare. Questo salone si divide in due zone, la zona lounge e la zona pranzo. Non passano inosservate queste grandi finestrature completamente apribili che non solo fanno passare tanta luce, ma permettono anche la ventilazione naturale, lasciando quindi all'armatore la possibilità di scegliere di non utilizzare l'aria condizionata. Sicuramente è una scelta green. Procedendo verso prua sul main deck troviamo un day head. Qui c'è una scrivania e alle spalle un grande dressing. Sono nella cabina armatoriale sul ponte principale ed è una cabina a tutto baglio, molto ampia, spazi veramente grandi ed è molto luminosa grazie a queste vetrate a tutta altezza. Sul lato sinistro di questa cabina l'armatore può anche decidere di avere un vanity che permette quindi di guardare l'esterno mentre uno si prepara per una serata di gala. Sembra un bagno, ma in realtà sono due, separati da questo grande backsdoccia. Al ponte inferiore dove troviamo due cabine doppie e due cabine VIP. Andiamo a vedere. Questa è una delle due cabine doppie che sono gemelle, così come le cabine VIP. Ovviamente ogni cabina è dotata di bagno en suite. I colori scelti per l'arredamento e anche i grandi oblò rendono questi interni molto luminosi. Mi piacciono molto questi dettagli in pelle alternati al legno scuro e l'alcantara sopra sui celini. Questo gioco di contrasti chiaro e scuro è molto bello. Come potete vedere ci sono questi scalini con questa moquette molto morbida, scelta molto confortevole, sicura e piacevole al tatto. Dalla plancia si accede direttamente alla cabina del comandante, in modo che possa sempre sorvegliare la nave sia a navigazione che all'ancora.
Il ponte di comando è molto grande. Sicuramente l'armatore e i suoi ospiti ameranno passare del tempo insieme al comandante durante la navigazione. Oltre a tutti gli strumenti di navigazione, troviamo anche un pratico tavolo da lavoro, che può essere utilizzato per il carteggio. Andiamo fuori. E qui abbiamo una letta di comando a scomparsa. Possiamo svitare velocemente questi 4 perni e abbiamo la letta di comando. Oltre a questo Portuguese Bridge, una caratteristica che troviamo spesso sugli Explorer, le navi costruite per girare il mondo, troviamo una comoda zona living che garantisce la massima privacy quando si è ormeggiati con la poppa in banchina. Sono sul ponte superiore e alle mie spalle ho una zona lounge meravigliosa dove abbiamo delle vetrature laterali che si aprono completamente, quindi questa diventa una zona aperta molto molto ampia. Qui cala un telo, quindi diventa uno schermo TV, diventa quindi un cinema all'aperto e si può vedere sia da questo divano che dall'esterno. Andiamo a scoprire insieme il sun deck. Ocean King produce artigianalmente molte delle parti installate a bordo di questo yacht. Questo richiede sicuramente un livello di attenzione molto alto durante la lavorazione da parte delle maestranze del cantiere, che devono essere necessariamente molto competenti per raggiungere questo livello di esecuzione. Il sun deck è dotato di un wet bar. Qui troviamo la seconda jacuzzi. Il sun deck è protetto dal sole da questo hardtop dotato di vetri anti-UV. Il progettista ha optato per l'utilizzo del vetro per il parapetto. Questa scelta ha 2 vantaggi. Innanzitutto estetica, perché non ci sono barriere visive, e poi di comfort, in quanto il vetro funge da frangivento. Ovviamente questo tipo di soluzione rispetta le normative internazionali in termini di sicurezza. Questo yacht è caratterizzato da uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio. È uno scafo dislocante che raggiunge una velocità di crociera di 12 nodi e una velocità massima di 14 nodi grazie a 2 motori MAN da 800 cavalli ciascuno per un totale di 1600 cavalli. Ha un'autonomia, un range di 4000 miglia nautiche ed ha un consumo di 80 litri l'ora a 12 nodi, quindi circa meno di 8 litri per miglio, quindi consumi bassi. Andiamo a scoprire la sala macchine. Oltre ai motori MAN, il cantiere ha deciso di installare i generatori Kohler. Questa scelta dà all'armatore la possibilità di approfittare di un network mondiale di assistenza. Questi marmittoni permettono a quest'unità di essere in compliance con la normativa TR3 per le emissioni degli NOx in atmosfera, sempre più richiesta soprattutto negli Stati Uniti. Questi sportellini di ispezione sono molto utili per un rapido accesso per ciò che è posto sotto ai paglioli,
come ad esempio questo filtro, che può essere così manutenuto agevolmente. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima è che questo Explorer a 9 nodi ha un'autonomia di 7500 miglia nautiche grazie anche ai suoi serbatoi, che possono contenere ben 50.000 litri di gasolio. Ho una piccola curiosità per voi. Lo sapete che le barche vengono definite con range transatlantico quando hanno un'autonomia superiore a 3.000 miglia? Sono nel tender garage, al posto del tender, entra un tender di 5,8 metri, si apre il portellone, esce il tender, quindi molto comodo. Andiamo a scoprire l'area equipaggio. Come vedete c'è una grande cucina per preparare il cibo e per lo stoccaggio degli alimenti, ma se non bastasse ci sono altri frighi e la lavanderia nel ponte inferiore. La zona crew è caratterizzata da questa grande dinette e da 3 cabine doppie, ognuna con i propri servizi, che si aggiungono alla cabina del comandante sull'upper deck. Ho molto apprezzato l'attenzione ai dettagli ed i volumi dedicati alla zona equipaggio. Da tempo sostengo che indipendentemente da quanto richiesto dalla Maritime Labour Convention, chi lavora a bordo deve stare bene per poter lavorare meglio. Su una nuova costruzione tenere conto di questo importante aspetto in sede di disegno è fondamentale. Il cantiere Ocean King non ha mancato di rimarcare la sua esperienza che nasce nella costruzione di navi commerciali, dedicando una particolare attenzione al well-being dell'equipaggio.